Non buttare i cartoni delle uova perché possono tornarti utilissimi in casa. Iniziamo da una cosa semplice ma importante, la disinfezione. Uso la classica acqua ossigenata, quella che abbiamo già a casa, la travaso in un contenitore spray, anche uno vuoto di deodorante va benissimo e spruzzo direttamente sul cartone. Lascio asciugare completamente. Una volta asciutto, il cartone è pronto per essere riutilizzato in 1000 modi. Partiamo con il primo. Taglio la base su misura e la metto dentro una cassetta, un cestino o una semplice scatola. Sopra appoggio le patate. Poi copro con l'altra metà del cartone e ci metto le cipolle. Coperta finale con un foglio di carta ed ecco un metodo perfetto per conservare gli ortaggi separati, in ordine. L'importante è lasciarli in un luogo buio e fresco. Un altro trucco utilissimo. Ritaglio il cartone a misura del bidone dell'umido e lo metto sul fondo. In questo modo assorbe i liquidi, così tiene asciutto, pulito e ci facilita la vita. Quando ho un cartone almeno da 6 o comunque uno grande che poi posso tagliare, lo trasformo in una mangiatoia per uccelli. Taglio dello spago in 2 parti uguali. Faccio dei fori allati del cartone, infilo lo spago dentro i buchi a nodo, faccio lo stesso dall'altro lato. Aggiungo i semi per gli uccellini ed ecco una mangiatoia semplice da appendere all'albero, a un cancello o una finestra. Ma non è finita qui. Se hai la nuggine dell'asciugatrice e luccioli di matita, puoi creare dei veri accendifuoco molto economici. Taglia il cartone in porzioni singole. Riempile con la lanugine e residui di matita. Piega i bordi verso l'interno ed ecco un accendifuoco a costo zero praticamente, perfetto sia per camino che barbecue. Per chi come me lavora spesso al computer, i cartoni possono diventare veramente utili come supporto per tenerlo sollevato, così sarà stabile, ben ventilato e lo aiuterà a prevenire il surriscaldamento della batteria. È un sacchetto aperto? Capovolgi il cartone, fai 2 tagli a croce e infila l'estremità del sacchetto, così avrai un modo originale e funzionale per richiuderli. Naturalmente puoi usarli anche come divisori per i cassetti, per separare piccoli oggetti, oppure come simpatici cestini portatutto, perfetti per gli elastici, le mollette, le minuterie, insomma. Ora ti mostro un uso del tutto inaspettato in cucina. Inizio sciacquando il riso sotto l'acqua corrente finché non è trasparente. Poi lo verso in una pentola con acqua leggermente più alta del livello del riso. Appena bolle, abbasso la fiamma, lascio cuocere 7-8 minuti, coperto e senza mai mescolare. Quando è pronto, spengo il fuoco, lascio riposare, nel frattempo preparo il condimento. Scaldo aceto, zucchero, sale. Appena bolle, spengo. Metto il riso in una ciotola. Aggiungo il condimento. Mescolo dal basso verso l'alto per non schiacciarlo. Ora prendo un cartone delle uova. Lo rivesto con pellicola trasparente, inserisco un pezzettino di salmone affumicato, puoi mettere anche formaggio o avocado. E poi riso. Premo bene. Capovolgo direttamente sul piatto. Il mio sushi creativo, pronto per un aperitivo
veloce.